Bentornati sul canale, dalla Fara e da Fuzzi. Oggi parliamo di quello che i giornalisti hanno chiamato il capitano uncino longobardo. Il video di oggi sarà il primo di una serie a occuparsi di specifiche tombe nell'Italia longobarda. Prima di iniziare però permettetemi di ringraziare chi ci supporta su Patreon, trovate il link in descrizione e nel leader di YouTube, e chi ci segue su Facebook e su Instagram. Mi raccomando, seguiteci su questi social perché è il modo migliore per interagire con noi, oltre ovviamente a lasciare messaggi qui sotto il video di YouTube se avete qualche dubbio, qualche domanda o qualche osservazione. Partiamo! La tomba di oggi ci riporta a una necropoli che abbiamo già conosciuto, la necropoli, nei pressi di Verona, di Povegliano Veronese. Una necropoli longobarda con segni di utilizzo già dalla prima generazione immigrata e che noi abbiamo conosciuto, chi di voi ci segue da molto tempo se lo ricorderà bene, per la famosissima sepoltura dei due levrieri col cavallo a cefalo. Ecco, oggi ci spostiamo dagli animali e passiamo agli esseri umani. La cosiddetta tomba U380, infatti, di questa necropoli, mostra delle caratteristiche che la rendono unica nel contesto longobardo italiano. L'inumato è un maschio, fra i 40 e i 50 anni, e, invece di avere entrambe le braccia distese lungo il corpo, ne ha una ripiegata. La particolarità è che, scusatemi, la mano destra, la particolarità è che la mano non è presente. Il braccio termina prima della mano e non ci sono i resti ossei della mano stessa. In compenso si ritrova poco più in là un coltello e una fibbia a D, a forma di D. Gli studiosi che l'hanno analizzata hanno dedotto dai calli ossei presenti sulla parte terminale del braccio che la mano fosse stata tagliata e che a questa fosse stata apposta una protesi col coltello. Per questo, dal punto di vista giornalistico, è stato scritto «Ritrovato il capitano uncino longobardo». La cosa veramente interessante in realtà è la sopravvivenza a lungo termine di un amputato in un contesto storico ancora completamente privo degli antibiotici. Ma facciamo un passo indietro e partiamo dalla perdita della mano. Gli studiosi che hanno analizzato questo defunto, vi lascio il link in descrizione per raggiungere l'articolo, che però è in inglese, sull'argomento, fanno notare che l'osso era ben guarito, addirittura aveva un callo osseo su entrambe le terminazioni, compatibile con l'utilizzo di qualcosa che richiedesse uno sforzo meccanico continuo. Da qui la deduzione che il coltello facesse parte di una protesi. Questo vuol dire che all'uomo era stata tagliata la mano. Le tre ipotesi che gli studiosi portano sono un taglio sanitario, la mano era danneggiata, malata, in cancrena ed è stata quindi asportata per evitare di perdere il resto del braccio. Un taglio giuridico, una pena, sappiamo dall'editto di Rotary che le pene corporali, fisiche erano contemplate nella giurisdizione longobarda e quindi la mano era stata asportata. O ancora un incidente di guerra. Se parliamo delle prime generazioni longobarde sappiamo bene che gli scheletri mostrano segni di molti traumi, cosa che poi sparirà completamente o in grande parte nelle generazioni successive. Normalmente l'ipotesi che viene scartata per prima è quella della punizione giudiziaria, più che altro perché questo ci collega direttamente al secondo punto. Perché tagliare una mano e poi prendersi talmente tanto cura dell'individuo da permettergli la guarigione in un'epoca priva di disinfettanti e di antibiotici? C'è una certa contraddizione, certo non è una certezza, ma fare le tre opzioni è la meno probabile. Infatti sappiamo dai ricettari medici dell'epoca, esiste un testo di Fornasaro, un farmacista di Cividale, dedicato proprio alla medicina longobarda, che in realtà è un compendio di medicina, soprattutto greco-romana, che era disponibile all'epoca longobarda, che mostra come appunto fossero note erbe che permettessero di diminuire le emorragie. Ma oltre a questo, quindi oltre al trauma immediato, veniva richiesta anche una lunghissima cura, pulizia,
cambio dei bendaggi, attenzione all'ambiente circostante per evitare le infezioni verso le quali appunto non avevano strumenti quali gli antibiotici con cui opporsi. Ecco, il nostro inumato longobardo supera tutta questa fase critica e arriva addirittura a tornare attivo nella società. Questo dimostra, tra l'altro, che il contesto sociale in cui viveva si prendeva cura dei suoi membri anche quando diventavano meno efficaci e performanti all'interno del gruppo sociale stesso. Noi non possiamo sapere quale fosse l'occupazione precedente del nostro monco, non possiamo sapere se sia cambiata o se abbia adattato la sua nuova condizione a un'occupazione precedente al di là di quella guerriera. Quello che gli studi ci fanno capire è che i due calli sulla parte terminale del braccio, insieme alla dimostrazione di un uso diciamo improprio e ripetuto dell'articolazione della spalla e una consunzione dei denti non compatibile con la masticazione alimentare, hanno portato gli studiosi a dedurre che questo individuo portasse una specie di coppa al termine del braccio su cui era innestata la lama di coltello trovata al suo fianco e che utilizzasse i denti, probabilmente insieme all'altra mano, per fermare la protesi sul braccio. E un'altra ipotesi, non contemplata in questo specifico saggio, è che invece la sua occupazione successiva richiedesse l'utilizzo dei denti e quindi la protesi tagliente insieme alla mano forse non forte, magari era destrorso e non mancino, si accompagnava all'utilizzo dei denti come morsa. Chi di noi ricorda come ci vengono spiegati gli uomini primitivi alle elementari saprà che, o chi ha figli piccoli, saprà che normalmente ci viene sempre detto che i Neanderthal avevano i denti consumati perché tenevano la pelle con i denti e utilizzavano le mani per tenerla tesa e per raschiarla. Ecco, chissà, forse il nostro inumato era un lavoratore del cuoio. La cosa più importante rimane il contesto generale. Quest'uomo ha perso un arto, c'erano le conoscenze, al di là probabilmente della sua peculiare resistenza alle infezioni, per permettergli di superare la fase critica. La società lo ha accettato nonostante la sua diminuita funzionalità e ha trovato un ruolo nuovo talmente prolungato da modificare addirittura le sue abitudini corporee, denti, spalla, callo osseo, per il ripetuto utilizzo della protesi. Eccezionale. Quando ci parlano di barbari, quando ci dicono di questa popolazione nefandissima gente, per citare le fonti papali, ecco, dobbiamo tenere conto che in realtà il contesto era molto più complesso e questa meravigliosa tomba ce lo fa capire. Bene, speriamo di avervi incuriosito. Fateci sapere se avete delle tombe specifiche. So che la domanda è un po' creepy, ma chi ci segue sa che parliamo principalmente di gente morta. Scrivetecelo nei commenti. Alla prossima e mandi!